Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti. Carlo, ci avviciniamo a un'altra partita importante in cui speriamo di poter trovare anche qui i 3 punti. Ti chiedo un attimo le condizioni della squadra, in particolare quelle di Yunus Musa. Allora andiamo subito a dire quale sarà la formazione. Non ci sarà Yunus Musa, ma l'avevamo già detto che il giocatore avrebbe visto i medici avrebbero visto quali fossero le condizioni del giocatore in vista di Salerno, ma vi avevo già anticipato che probabilmente sarebbe rientrato contro il Sassuolo. Non è cambiato nulla, il giocatore domani, ho letto oggi che era zoppo, ma non lo so. Domani incomincerà a correre, se zoppo uno che corre mi sembra difficile. Domani inizia a correre, incominciando a correre e finalizzato a rientrare per il match, come vi avevamo già anticipato, contro il Sassuolo del giorno 30. Non era una lesione particolarmente grave e purtroppo ci sono invece voci, domani ci saranno delle conferme. Oggi nell'incontro che abbiamo avuto, la bicchierata di Natale con i dirigenti del Milan, diciamo così che molto probabilmente purtroppo Pobega deve essere operato ancora, andrà in Finlandia ancora da Orava, un altro tendine, e questo è una cosa veramente molto grave, indipendentemente dagli infortuni. Gli infortuni al tendine con operazione si tratta che possiamo esagerare se recupera per le ultime 2 o 3 partite, ma siamo a rischio di Sì. stagione finita. Sì, assolutamente. Quando si parla di tendine, solitamente quei 3-4 mesi purtroppo. E ho fatto anche. Carlo, passo invece a chiederti come è Volevo andato. chiudere, Sì, scusami. no, volevo chiudere, scusami tu, con la formazione. La formazione sarà quella da immaginata, e i 4 dietro, Kier, Tomori, Teo Hernandez, Calabria che rientra con Maignan. A centrocampo c'è un dubbio, sicuri Loftus e Reinders. Poi vi dico il dubbio, là davanti Pulisic, Leao e Giroud in mezzo. Il dubbio è, visto che Benasser non partirà dal primo minuto, non è ancora in grado di tenere 90 minuti, giocheranno Krunic o Adli. Per quello che riguarda Adli, si era parlato nei giorni scorsi che stesse facendo, diciamo, le pratiche burocratiche per poter giocare la Coppa d'Africa. Lui ha la nazionalità francese, deve prendere la nazionalità anche algerina, Sì. ma credo che ce la faccia coi tempi. Carlo, invece oggi è stato il primo giorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Molto, molto bene, ne ha parlato benissimo, non avevo dubbi, Giorgio Furlani nell'incontro con i giornalisti. Ha parlato di un giocatore curioso, ed è un bell'aggettivo, curioso, umile, cioè intelligente, sa benissimo che ci sia il rischio di, voglio dire, di prevaricare, di fare, qualcuno potrebbe dire fa l'ombra, invece è proprio quello che lui vuole evitare. Molto bene. E poi aggiungiamo anche quello che ha detto Moncada. Ha detto finalmente io ed Ottavio possiamo andare in giro a vedere i giocatori. Ha detto Moncada, è successo un caos perché non c'erano dirigenti se non solo d'Ottavio a Lecce, ma io ero a vedere i giocatori. Io ed Ottavio vogliamo andare in giro a vedere i giocatori. La presenza di Ibra, che si diverte molto a seguire il Milan in casa e in trasferta e anche a Milanello, sarà molto preziosa. Quindi quello che pensavamo, qualcuno pensava, non pensava, avrebbero desiderato, perché tutti lo temono. Dei nastri da parte di Ibra. Ibra è a lavorare sul suo Milan insieme al management, insieme allo staff tecnico, a Pioli, e quindi questo è un valore totalmente aggiunto. E gli altri, quando arriva Ibra, date retta a me, gli altri tremano sempre, perché poi Ibra vince. E Zlatan, Carlo, dovrebbe esserci a questo punto a Salerno, ce lo aspettiamo. Ce lo aspettiamo a Salerno. Dovrebbe partire venerdì mattina, ti dico anche l'orario così puoi andare insieme a salutarlo. Venerdì mattina prenderà l'aereo e sarà a Salerno. Ma Carlo, ci avviciniamo, sai meglio di me, dato che oggi è il 20 dicembre, ci avviciniamo al mese di gennaio. Se ti dico mese di gennaio,
immagini cosa vogliano sapere i nostri ascoltatori? Mercato. E oggi hanno la verità una volta si diceva, scusa, lasciami questa frase, dalle onde di Radio Rossonera, non ci saranno più le onde. Sì. Siamo all'EIAR, alla RAI, prima della RAI l'EIAR c'era degli anni 30, ecco, però le onde, facciamo finta che ci siano le onde. La verità di Radio Rossonera, figlia non di Radio Rossonera o mia, ma delle dichiarazioni di Moncada molto precise. Un obiettivo in difesa. L'obiettivo è Clément Lenglet, giocatore oggi all'Aston Villa, di proprietà del Barcellona, qualcuno che dubita che si possono avere due prestiti nella stessa annata, si può fare non in Italia, cioè un giocatore non può andare al Torino, poi torna al Milan e poi va al Venezia, no, ma invece quando arriva dall'estero sì. Clément Lenglet, giocatore col piede sinistro, giocatore non velocissimo, ma il Milan non si preoccupa perché c'è Teo Hernandez da quella parte che è veloce e quindi questo potrebbe essere, anzi è l'obiettivo del Milan. Il Milan non corre, io pensavo subito entro il 1° gennaio avere l'obiettivo, invece no, perché il Milan è tornato Kier, con Tomori, l'alternativa Simic, l'alternativa Teo, serve un altro, non credo Gabbia, Lenglet l'obiettivo. Juan Miranda invece, che non fa impazzire secondo me i pleni potenziali del mercato, potrebbe essere a costo zero il giocatore della prossima estate, Ah, ma ok. non mi scalderei più di tanto, non Mm. metterei la sicurezza che venga Juan Miranda a zero, gratuitamente. Mentre Questa è la invece, difesa. sì, mentre invece a centrocampo ho visto anche la situazione purtroppo di Pobega. Il Milan tenterà di traccheggiare, portare e riuscire ad arrivare a gennaio con i giocatori che Mm. sono rimasti a sé. È stato preconvocato. I giocatori sono Musa. Apriamo subito una parentesi a proposito, l'abbiamo già ripetuto e lo ripetiamo per chi magari si fosse distratto. Musa dovrebbe rientrare col Sassuolo, oggi o domani riprende a correre. Musa, Reinders, Loftus-Cheek, Adli e Krunic. Voi tu dirai, Krunic. Krunic ha detto Moncada che il Fenerbahce, e non mi sorprende, non vuol dare un euro per Krunic. I club turchi sono molto prodighi nei confronti dei giocatori, quindi danno degli ingaggi interessanti, ma per quello che riguarda il cartellino difficilmente tirano fuori tanti soldi. Quindi Krunic dovrebbe rimanere, tanto è vero che sarà l'alternativa ad Adli domenica contro la Salernitana dal primo minuto. Krunic che io sto apprezzando, ho visto il Milan bene, ma ho visto un po' di buchi, manca un po' di Mm. equilibrio e Krunic, io che lo sono sempre stato critico, quindi non dico non ho cambiato idea, ma bisogna ammettere che la presenza di Krunic è utile. A centrocampo per quello che riguarda Ouedraogo, giocatore dello Schalke, è una cosa della prossima estate, ma ha detto Moncada, dipende dai piani alti, perché 2006, 12 milioni, a me piace, ma lì è una questione di bilanci e di opportunità non mia. Tanto è vero che, e mi chiedi dell'attacco, Sì, ti chiedo ovviamente dell'attacco che sai che è il reparto che fa sempre un po' più sognare, no? e appunto per questo addirittura Moncada ha parlato di Lukaku, calma, non che venga al Milan, ha detto, per esempio per Lukaku, che a me sarebbe piaciuto vedere, è stata una decisione di piani alti, lì sono delle cose di strategie, di filosofia, quindi non è più mia. Allora, la mia soddisfazione, che lo dico da un mese e mezzo, no David, un po' perché non mi piace, ma questo non importa, anche Jovic non mi fa impazzire. Però David no, non rientra, non è una prima punta, il Milan cerca un giocatore che detta la profondità. Guirassy potrebbe essere il giocatore di gennaio, Mm. bisogna vedere se il giocatore accetta di venire al Milan. Il Milan forse potrebbe anche pensare perché ha queste caratteristiche di attacco della profondità, è un nome vivo, Guirassy è un nome vivo, David no, ehm, altri nomi per l'estate non ne ha parlato, non ha detto nulla. Quindi questa è la situazione di gennaio. Ricapitoliamo in fretta: Lenglet, Juan Miranda no, centrocampista no, Guirassy eventuale punta, possibile, non dico probabile, Mhm. può essere un'ipotesi. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto per questo Esau- punto, sì, esaustivo sul mercato. Ne ti, ti- ti- parlerete.
Ne parlerete immagino anche domani durante Pelle Rossonera delle ore 16, che c'è domani perché poi venerdì si gioca. Esatto, a Salerno. Io ti ringrazio Beatrice, saluto tutti gli amici. È l'ultimo pelle rossonera prima di Natale? L'ultimo filo rossonero prima di Natale, poi ci risentiamo Filo- ovviamente. Domani ci sarà la pelle rossonera e farò gli auguri agli amici di pelle rossonera, oggi agli amici di filo rossonero, ma ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo, perché poi la settimana prossima si gioca il 30 contro il Sassuolo. Ciao Carlo, grazie.